Amici di Planet Spin, benvenuti qui sul canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato al tutorial che stiamo facendo sulla pesca spinning in mare. Non siamo in un ambiente di pesca, ma siamo nel mio studietto e oggi procediamo con l'approfondimento dei vari elementi che abbiamo definito essere dei punti fondamentali nella pesca spinning in mare. Oggi ci dedichiamo alla conoscenza degli orari di pesca e potremo capire in maniera più approfondita questo fattore e soprattutto come sfruttarlo nella nostra azione di pesca. Vi ricordo inoltre che questo tutorial tratta in maniera veloce di argomenti che sul manuale, sulla guida che ho dedicato alla pesca spinning in mare, troverete maggiormente approfonditi. Questa guida, questo manuale lo trovate sullo shop Amazon, vi lascio tutti i link e i riferimenti in descrizione per l'eventuale acquisto e vi ricordo inoltre che questo è l'unico modo per supportare il canale YouTube di Planet Spin e soprattutto questo progetto. Ora ci faremo aiutare da alcune immagini grafiche in sovrimpressione con una mappa concettuale per capire a che punto siamo, quali sono gli argomenti che già abbiamo trattato e quelli che affronteremo insieme in seguito. Nello spinning in mare dobbiamo imparare a sfruttare quei momenti in cui l'attività predatoria è in sensibile aumento. Questi intervalli di tempo, che potremmo definire delle finestre di attività o in gergo anche frenesia alimentare, sono dei momenti più o meno ampi in cui i pesci si avvicinano alla costa per nutrirsi di quello che le loro abitudini alimentari prevedono. In tante occasioni i momenti migliori da sfruttare per la pesca spinning in mare sono i cambi di luce, ovvero il tempo che va da un'ora prima a un'ora dopo, sia l'alba che il tramonto, ma a seconda anche della specie, del periodo dell'anno in cui siamo o della presenza di pesce foraggio, queste finestre temporali potranno spostarsi in orari differenti. Altri fattori da considerare sono ad esempio la fase di marea, le condizioni meteo marine e di questi argomenti in parte abbiamo già trattato nello scorso video. Andiamo ora ad affrontare questo argomento esaminando i vari orari della giornata e partiamo dall'alba. Arrivare sullo spot ancora in piena notte e vedere i primi bagliori del sorgere del sole è sicuramente un evento emozionante che ci farà affiorare alla mente sensazioni, io direi, ataviche, che fanno parte dei nostri antenati, del nostro essere. Questa è una carica naturale che in parte ci fa dimenticare quella che è stata la levataccia nel cuore della notte e molte volte l'alba ci ripaga, soprattutto se viene associata con una bella cattura. Dirò delle cose scontate, ma chi fa spinning in mare sa che quello che può succedere in questi minuti può non accadere per un giorno intero. A ogni segnale di attività che vediamo sull'acqua e a ogni lancio prestiamo sempre la massima attenzione e concentrazione. L'albeggio è un periodo ideale per tutti i predatori, ma soprattutto il barracuda, il serra o i pesci di branco come i tunnidi. Nei giusti periodi, se in spot dove il passaggio di questi pesci è probabile, ad esempio le scogliere che si affacciano sulle alte profondità, potremmo assistere allo spettacolo delle mangianze in superficie. Trovarsi a lanciare in queste condizioni di frenesia alimentare è per il pescatore a spinning adrenalina allo stato puro.
Molte specie di predatori tendono ad avvicinarsi alla costa per la nutrizione durante le fasi di alba. Ad esempio, se siamo nei pressi della foce, anche con mare calmo, magari nei mesi autunnali, possiamo assistere a delle cacciate in superficie. Di solito sono i pesci serra o molto spesso sono anche delle grosse lecceamia. Questi predatori tendono degli agguati, degli inseguimenti della minutaglia ad aguglie o a piccoli cefali e la loro presenza riusciamo a notarla per questi ciuffi d'acqua che sbuffano dalla superficie dell'acqua. Noi ce ne accorgiamo anche per il fragore che molte volte fanno, il fruscio sull'acqua. Tutti questi segnali di attività dobbiamo imparare a riconoscerli nelle nostre battute di pesca, perché dobbiamo sfruttare questi momenti e queste zone dove vediamo il pesce in attività perché ci indicano dove lanciare la nostra esca. Facciamo adesso un piccolo appunto su quelle che sono le ore del giorno. Le ore diurne sono comunque degli orari che noi possiamo sfruttare nelle nostre battute di pesca spinning in mare, ma per trarne profitto ci sono alcuni parametri da considerare attentamente. Quali sono questi parametri? Sicuramente la conoscenza del predatore, delle sue abitudini alimentari. Dobbiamo conoscere lo spot dove andremo a bagnare le nostre esche e soprattutto le condizioni di mare e eventualmente la presenza di vento. Queste variabili incidono sulla presenza del pesce e soprattutto sulla sua attività predatoria. Come detto prima, anche in questo caso una buona conoscenza del predatore, della sua stagionalità, ci dà anche delle indicazioni sugli orari della giornata con cui maggiormente potremo incontrarlo nelle nostre battute. Facciamo un esempio. Le ore del mattino sono ideali per la presenza dei tunnidi. Potremmo insidiare anche qualche serra, ma almeno secondo le mie esperienze difficilmente troveremo il barracuda. Potremo trovare la spigola, però in determinate condizioni marine come una scaduta, andandola a ricercare tra le schiumate o durante le condizioni di mare mosso. Delle condizioni meteo marine ideali per la pesca spinning in mare ne abbiamo già parlato nello scorso video, nello scorso capitolo, quindi eventualmente potrete andare a vedere questo video per capire meglio di cosa stiamo parlando. Facciamo ancora un altro esempio. Se siamo in pesca di giorno con il sole alto, magari in condizioni di mare calmo, potremmo insidiare la lampuga. Solitamente il periodo migliore va da luglio a novembre, ovviamente poi dipende anche dal posto dove siete e dalla tipologia di spot che preferite nelle vostre battute di pesca. Parlo delle scogliere, le punte dei moli, l'importante è che ci sia una buona profondità di mare. Nell'ambito portuale invece, magari nel periodo primaverile o autunnale, durante le ore più calde della giornata si attivano i predatori di grande mole, come ad esempio la lecciamia, uno dei pesci più grandi a cui un pescatore mediterraneo può ambire. Parliamo adesso anche del primo pomeriggio. Questo periodo di tempo è caratterizzato da un aumento del vento. Questo è dovuto soprattutto alla corrente termica che da mare spira verso terra. Questa variabile influenza l'attività di tanti pesci, tra cui anche i predatori come la spigola, che ama cacciare tendendo degli agguati e che approfitta dell'acqua intorbidita per avvicinarsi con maggiore efficacia alle sue prede. Potremo tentare la sua cattura nei pressi dei porti, delle foci o magari nelle acque delle lagune salmastre. Quello che ci serve come sempre è l'esperienza in pesca. Frequentando i vari spot impareremo a considerare le ore del pomeriggio nelle nostre battute, facendo tesoro sia delle nostre esperienze ma soprattutto delle indicazioni che potremo assorbire da altri pescatori negli spot dove decideremo di andare a pesca. In alcuni periodi, come ad esempio la primavera o l'estate, possiamo assistere
nelle ore pomeridiane all'arrivo dei pesci serra. Sono dei branchi davvero numerosi e quindi cerchiamo di approfittare quando possiamo sul breve periodo, perché quando abbiamo notizia dell'arrivo di questi pesci serra, ecco, si possono ripetere le stesse condizioni di pesca per diversi giorni di fila, e quindi capire bene che in quei momenti, ecco, possiamo dedicarci maggiormente alla cattura di questo pesce, perché le nostre probabilità di strike aumenteranno in maniera esponenziale. Parliamo adesso del tramonto. Può capitare di stare un giorno intero a lanciare le nostre esche senza ricevere né attacchi né inseguimenti, ma a volte capita, al calare del sole, come quasi per magia, iniziamo a notare un aumento dell'attività predatoria. Quali sono i segnali che ci indicano questa fase, ecco, questo aumento di attività? Sicuramente, come detto prima, anche per l'albeggio sono le cacciate in superficie, ma possono essere anche dei salti, degli attacchi, molte volte più o meno convinti, alla nostra stessa esca artificiale. Sentiamo dei colpi sull'artificiale durante la fase di recupero. Per parlare dei predatori che amano tendere gli agguati oppure aumentano la loro attività di caccia durante la fase del tramonto, sicuramente conosciamo tutti essere il barracuda, sia nella scogliera che in ambito portuale, quindi non per forza in ambiente, diciamo, naturale. Anche la spigola amplifica la sua attività di caccia, che a volte si estende per tutta la notte. Il calasole, il tramonto, ha delle potenzialità eccezionali e questo aumento di attività coinvolge anche i pelagici come il pesce serra. Se siamo in prossimità di foci, di porti, di scogliere, nei tempi giusti e nel periodo giusto, non è affatto difficile scorgere l'attività di superficie di questo predatore, come detto prima, le cacciate. Molto spesso questo pesce si avvicina alla costa in branchi molto numerosi. Per parlare del tramonto, qualche lancio ecco, in questo lasso di tempo, per chi magari viene da una giornata lavorativa o piena di impegni, può rappresentare anche un momento per staccare dalla routine quotidiana, e con la tecnica della pesca spinning, dove bastano una canna, un mulinello, una manciata di esche artificiali, sono sicuramente una distrazione alla portata di tutti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Parliamo adesso della notte. Sembra scontato, ma per tanti pescatori che si avvicinano allo spinning, si stanno per avvicinare allo spinning, non è sempre, ecco, non tutti sanno che la pesca spinning in mare può essere praticata anche di notte. Anzi, le ore notturne sono da considerare uno dei momenti migliori. Infatti nell'oscurità, come così con l'acqua torbida, le esche artificiali svolgono egregiamente il loro compito. Le vibrazioni, i rumori e lo spostamento d'acqua da essi generati vengono identificati allo stesso modo del giorno dai predatori, grazie ad un apparato sensoriale che la natura ha sviluppato in millenni di evoluzione della specie, la cosiddetta linea laterale. Le ore notturne nella pesca spinning
possono essere suddivise in due fasi principali, ovviamente secondo la mia esperienza: la tarda sera, dal tramonto in poi, e il cuore della notte, una fase che si protrae fino ad una mezz'ora dall'alba. In questi orari fanno da padrone i predatori come il pesce serra, il barracuda, la spigola, e difficilmente potremo incontrare i tunnidi, le lecceamia o le lampughe, che sono dei predatori prevalentemente diurni. A partire dal tramonto, predatori come il barracuda, ad esempio, si avvicina maggiormente alla costa per svolgere la sua attività predatoria, e non è affatto difficile trovarsi in situazioni di pesca dove nel giro di pochi minuti si riescono ad avere attacchi multipli e catture a ripetizione. Questo è il segno che un branco si trova proprio presso la nostra postazione di pesca, e in questo caso il mio consiglio è sempre quello di trattenere gli esemplari più grandi e rilasciare quelli là più piccoli, praticare il più possibile il catch and release, perché fa parte proprio dell'evoluzione, secondo me, del pescatore e la sua maturazione dal punto di vista etico e sportivo. Tanti pescatori di spinning hanno iniziato il loro percorso in questa tecnica di pesca durante l'estate, magari in vacanza, però in questo periodo dell'anno, nei pressi delle località turistiche o delle spiagge affollate, o comunque dove è alta la presenza sia del diportista, ovvero di chi utilizza la barca per le uscite in mare, o magari del traffico marittimo, traghetti e altre imbarcazioni simili, noi possiamo sfruttare, anzi dobbiamo sfruttare le ore notturne perché i predatori tendono ad avvicinarsi durante questo orario alla costa, soprattutto nei porti e nelle loro prossimità. Magari in estate tentare di pescare nelle ore diurne è quasi impossibile e sicuramente poco efficace. Quindi tentare la battuta di pesca notturna può essere l'unica soluzione per rimediare ad una serie lunga ed inevitabile di cappotti. Il mio consiglio in questo caso è comunque che prima di tentare la battuta, di spinning in notturna, credo sia ideale avere una buona conoscenza dello spot e delle esche. Per le esche il mio consiglio è di studiarne il movimento di giorno in posti dove magari l'acqua chiara o una postazione più o meno alta ci dà la possibilità di controllare l'azione e la profondità di esercizio dove lavora la nostra esca artificiale. In merito agli spot invece è consigliato fare dei sopralluoghi di giorno, perché ci faciliterà non poco l'approccio notturno, e ovviamente è consigliato di dotarci di una buona lampada frontale per fare una pescata in sicurezza. Allora amici di Planet Spin, siamo giunti ai saluti finali. Che dire, vi consiglio nuovamente l'acquisto della guida, perché trovate in maniera maggiormente approfondita i consigli e i suggerimenti che abbiamo dato in questo video e nei discorsi e nei prossimi video. Vi lascio tutti i link e i riferimenti in descrizione per procedere all'acquisto, che è anche l'unico modo per supportare il progetto e il canale YouTube di Planet Spin. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, scrivetelo nei commenti e che dire, ringrazio a tutti per la visione di questo filmato. Noi ci vediamo il prossimo video e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!